Ciao a tutti amici dello Scorpione, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Scorpione, tendenze energetiche disponibili per amore e passioni di ottobre 2024. Abbiamo la carta dell'imperatrice, amici dello Scorpione. Potrebbe essere un periodo di concretezza, di fertilità, può essere un periodo di crescita o anche far riferimento per qualcuno alla maternità. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Come sempre vi ricordo che le letture sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se per caso voleste completare il messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, la trovate sotto nella descrizione del video e sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi e i link ai corsi gratuiti presenti sul canale, che sono due. Uno è un corso base di tarocchi intuitivi e l'altro è un corso base di metafisica sui chakra. Comunque io nella tendina della descrizione, cioè nella descrizione, inserisco sempre le novità e tutte le cose insomma che potrebbero interessarvi. Ci sono poi i link, voi date un occhio e poi eventualmente per ogni eventuale informazione aggiuntiva che volete mi contattate via mail. Bene ragazzi, andiamo a vedere qual è l'energia disponibile. Partiamo subito con un asso di coppe, un fante di coppe e un 6 di coppe. Re di denari, 6 di bastoni, il papa, ruota della fortuna, imperatore, però super wow. Carte tutte molto belle. Adesso andiamo a vedere carta per carta il significato e diciamo si potrebbe parlare di quello che è il vostro stato emotivo durante il mese di ottobre e poi andiamo a vedere carta per carta, scusate, settore per settore, quindi i single, chi non è single, chi è in una relazione complicata e così via. Dunque, sento aria di novità innanzitutto. Tenete presente che si parte con un asso di coppe e la carta di base un'imperatrice. Questo è un messaggio solo per alcuni, però se siete per esempio in coppia e insomma state cercando di concepire un figlio, vi dico che ottobre potrebbe essere un buon mese. Adesso andiamo a vedere l'asso di coppe per tutti gli altri, per tutti quelli che non stanno concependo un figlio, magari state concependo un progetto. Allora abbiamo il carro, sì, comunque l'asso di coppe è un nuovo inizio, un'apertura del cuore, può essere un nuovo amore, letteralmente l'innamoramento, e qua tutto mi dice che potrebbe essere una persona magari anche del passato, ragazzi, vi dirò, con questo 6 di coppe ci potrebbe essere qualcuno che ehm, rivive o rivede qualche personaggio legato al passato. Andiamo a vedere il fante di coppe. Sì, io sento che quest'asso di coppe è collegato a un progetto perché avete anche un 3 di pentacoli. Allora, 7 di spade e 5 di coppe per questo fante di coppe. Non pare essere proprio una bella energia. Diciamo che qualcuno potrebbe dirvi in questo mese che gli o le mancate. Però considerato 7 di spade e 5 di coppe, potrebbe essere un qualche cosa che viene detto un po', diciamo, in un momento carico di energia dove
insomma, non so quanto fidarsi, insomma, di quello che vi dicono in quei momenti, soprattutto perché è un fante di coppe e normalmente quando c'è questa carta si parla di quelle promesse fatte in un momento di euforia. Con il 7 di spade, ragazzi, qui potrebbe esserci come un sottile, no, no, ma guarda che sono cambiato, no, no, ma guarda che mi interessi davvero o cose di questo genere, quando in realtà, secondo me sì, magari la persona non è neanche convinta in quel momento, ma è proprio solo l'enfasi. Comunque andiamo avanti, vediamo cosa viene fuori dalle altre carte. Appeso e Papa nuovamente, che spiegano il 6 di coppe. Andiamo a vedere anche il Re di Pentacoli. Tre di coppe e 5 di bastoni. Allora, io sento che o questa persona o questo progetto per qualcuno potrebbe risuonare con la relazione, desta una sorta di invidia, cioè è come se la vostra persona di interesse fosse molto ambita. Allora, qui potrebbe esserci come un inizio di una conoscenza, se per esempio siete single, un nuovo inizio all'interno della relazione, se siete in una relazione, ma fate attenzione perché non tutto quello che viene detto è fondato. A voi serve per vedere le cose da un'altra prospettiva. Io credo che qualcuno pecchi anche un po' di sfiducia, se vogliamo, perché come vi dicevo potrebbe essere una persona ambita, potrebbe essere una persona anche in vista per qualcuno, eh? E ci potrebbe essere come una serie di persone che corteggiano la stessa persona che corteggiate voi, insomma. E andiamo avanti. Allora, è uscito il 4 di coppe per il 6 di bastoni. Cavaliere di spade e giustizia. Allora, qui fortemente potrebbe essere una persona sposata o che ha già una famiglia. Non necessariamente che sia ancora insieme alla famiglia, però come se avesse già creato qualche cosa. Oppure se non riguarda, molto probabilmente sì, diciamo che un 70% sì. L'altro 30%, se vogliamo, potrebbe riguardare come questioni magari legate all'orgoglio, legate all'ego, legate a qualche tipo di riconoscimento. Sento come se questo personaggio fosse la vostra controparte, potrebbe anche un po' essere. Magari giovanile, entusiasta, pieno di voglia di fare da un punto di vista pratico, cioè concreto, nel senso come una persona che sa il fatto suo, però da un punto di vista emotivo è come se non volesse tanto impegnarsi. E qui arrivano un po' i nodi al pettine, secondo me. E andiamo a vedere adesso il Papa. La regina di coppe. 7 di pentacoli, fante di bastoni, re di pentacoli che avete già qui. Non so perché, ma per qualcuno potrebbe essere una persona con un certo livello spirituale. Però è come se nonostante questa capacità di, se vogliamo, questa saggezza anche un po', no? A livello mentale è come se nel cuore questa persona dovesse ancora elaborare cose. La sento, ehm, sapete, un po' ingenua per certi versi. E vi dirò un'altra cosa. Adesso poi andiamo a fare tutti i vari esempi, però vi dico, ho la sensazione che qui ci sia una situazione pregressa, o da parte vostra o da parte dell'altro. Andiamo a vedere questa bellissima ruota della fortuna.
7 di coppe, cavaliere di pentacoli e diavolo. Wow. Allora, diciamo che cambiano le dinamiche. Qui ci potrebbe essere come una rivalutazione o della persona o degli obiettivi che avevate pensato con questa persona. Andiamo a vedere anche l'imperatore. 2 di pentacoli e 9 di bastoni. Dunque, la stesa finisce con questo imperatore, devo dire che comunque è una buona carta, è una carta che ci parla di stabilità, di regole, esattamente come la giustizia. Allora, diciamo che considerato questo 2 di pentacoli, credo che ci sia da sollevare alcuni temi con questo personaggio, che probabilmente continuano a ripetersi. Potrebbero essere temi che schiavizzano, temi che vincolano, che rallentano, ed è un po' come se fosse ora di affrontarli. Tutto sommato vedo che si parte come da un qualche cosa di nuovo, si va via via evolvendo e si vanno anche via via scoprendo certe cose, scoprendo anche un po' i tasti dolenti dell'altra persona e della relazione che state creando con l'altra persona. Avendo l'imperatrice, io qui ho come la sensazione che dobbiate un po' prendere in mano voi la situazione. E qui c'è l'imperatore, imperatore, imperatrice, quindi è un legame abbastanza potente. Allora, se siete single, ragazzi, se siete single, devo dire che con questo asso di coppe ben fa sperare, potreste conoscere, direi che si potrebbe arrivare fino a 3 persone molto interessanti per voi da conoscere. Una potrebbe essere più giovane, un'altra potrebbe essere già un po' più matura con un certo tipo di posizione sociale, diciamo, certa. Uno potrebbe anche essere un artista, per esempio, quei personaggi un po' bohemian. E per qualcuno è una persona del passato. Con questo non voglio dire che sia una persona con la quale avete già avuto una storia, una relazione, perché il 6 di coppe in realtà mi parla di amore platonico. È un qualche tipo di personaggio che probabilmente avete conosciuto magari anche durante l'infanzia, eh. È come se aveste un'idea un po' ingenua probabilmente di questa persona e vi devo dire che insomma ci sono come delle potenzialità di sviluppo. Quello su cui vi devo avvertire, diciamo così, assicuratevi di sapere che cosa volete voi da una relazione in generale e di comunicarlo nel modo giusto. Perché qui ho come la sensazione che l'altra persona potrebbe nascondervi effettivamente il fatto che ha già una famiglia, è già impegnata. Questo ce l'ho abbastanza forte, sinceramente, ragazzi. Questo direi che vale anche per chi ha qualcuno in testa. Sento come questa energia, insomma, 7 di spade, avete il diavolo e la giustizia è anche una di quelle carte che, insomma, fate attenzione perché per qualcuno queste bugie non è magari il fatto di avere già una relazione o una famiglia o quello che è, ma è più inerente alla posizione sociale. Per esempio, sono quelle persone che io li chiamo i banfoni o le banfone, vabbè. Fanno tutto loro, sanno tutto loro, sono arrivati, sono imprenditori, sono
non lo so, sembrano chissà che cosa e poi si incartano nelle cose più semplici e vi rendete conto che era tutto un film che si costruiscono loro nella loro testa e magari ne sono pure convinti, però in realtà di tutto quello che vi dicono c'è ben poco di concreto. Finiamo con un imperatore, quindi qui la concretezza è come se fosse la parola d'ordine, anche perché abbiamo anche qui l'imperatrice, no? Si parla proprio anche di potere materiale, soldi, carattere, possibilità. Qui io vedo molto importante il costruire delle salde, delle solide basi per far sviluppare l'eventuale relazione, ok? Soprattutto se è una nuova conoscenza. Allora, se siete in una relazione, ragazzi, io qui vi devo dire che, come vi ho accennato prima, per qualcuno potrebbe essere arrivato il momento di pensare ai bambini piuttosto che al matrimonio, perché ho diversi riferimenti ai figli, ma diversi riferimenti anche al matrimonio. Se non è un matrimonio magari fatto in modo religioso, potrebbe essere un matrimonio fatto in comune e se per caso per X motivi vorreste unirvi, vorreste creare qualche cosa di più con la vostra persona di interesse, ma proprio non vi interessa né sposarvi in matrimonio, né sposarvi, scusate, in comune né in chiesa, qualcuno qua mi ha suggerito di fare un matrimonio pagano, che può essere come un rito, una cerimonia, una sorta di iniziazione. Si può fare la festa, però non è vincolante né ai fini dei voti, perché noi i voti che facciamo durante le nostre vite ce li portiamo dietro da una vita all'altra e il voto di fedeltà nel matrimonio è uno di questi, voto di povertà, voto di obbedienza e via dicendo. Quindi qualcuno potrebbe anche, soprattutto se siete consapevoli, qualcuno potrebbe anche non interessare aggiungere altri voti a quelli passati, no? Se no, diversamente magari potrebbero anche esserci delle questioni burocratiche per cui non vi interessa sposarvi in comune. Quindi qua mi dicono se proprio volete coronare questa cosa, potreste organizzare un matrimonio pagano. Una festa anche solo, ok? Però qui c'è come la voglia di qualche cosa di più, di qualche, sì, qualche cosa di più concreto, qualche cosa che sia più stabile, qualche cosa che sia ufficiale, riconosciuto. Ehm, Devo dire che, sempre se siete in coppia, potrebbe essere un'arma un po' a doppio taglio, vi avviso. Perché più è riconosciuta una cosa, più ci sono degli standard a cui doversi ehm, così attenere. Non lo so, vi faccio un esempio. Io, Ilaria, ho un amico per la pelle da 20 anni e conosco una persona e magari voglio qualche cosa di più concreto, mi fidanzo e agli occhi della gente devo fare attenzione a farmi vedere con questo mio amico ventennale perché chissà che cosa potrebbe pensare la gente. Ecco, vincoli un po' di questo genere, no? Quindi fare attenzione a dove si pesta, fondamentalmente. Ragazzi, vi devo dire, avete Papa, Ruota della Fortuna e Imperatore, meglio di così non si può andare. Avete come la capacità di gestire quello che potrebbe arrivare, diciamo un po' di sorpresa, un po' così avventatamente, se volete. Potrebbe anche essere qualcuno che si dichiara in modo inaspettato e voi rimanete lì per la serie, no, ma guarda che io voglio qualche cosa di concreto e l'altra persona dice sì, sì, te lo do, voglio anche, voglio stare con te, ti do quello che vuoi. E poi però viene fuori qualche altarino, qualche cosa che questa persona non vi ha detto e comincia, secondo me, con questo diavolo a esserci come qualche restrizione. C'è come una sorta di rallentamento, secondo me, verso fine mese, no? Della marcia della relazione, un po' come, ok, aspetta un attimo, perché questa è una novità, io non lo sapevo e mi ero fatto un'idea di te, però adesso, avendo queste altre informazioni, la mia idea cambia. Sta di fatto che la situazione però no, non cambia, si va verso un qualche cosa di più stabile. Migliorate solo la comunicazione, ragazzi, perché qui è importante ehm, comunicare in modo onesto quello che provate. Onesto, però con la giustizia dell'imperatore vi direi anche abbastanza definito.
Se per caso siete in una relazione più o meno nì, qui ragazzi io vi devo dire che potrebbe esserci qualche terza parte coinvolta e la persona di interesse in questo momento ve la potrebbe star occultando. Ehm, allora, ho appena sentito trappola. Quindi è come se fosse un suggerimento a tendere una trappola alla vostra persona di interesse per far sì che in un certo senso o confessi o per beccare qualche potenziale comportamento sospetto. E anche qui ragazzi vi dicono rallentate, prima di partire in quarta con certi progetti, con certi ideali, con il costruire. Qui sento che c'è di mezzo il denaro, se dovete fare qualche investimento, se magari sono 6 mesi che conoscete una persona e vi dice andiamo a convivere, voi non siete convinti, però nel momento di andare a convivere la persona soldi non ne ha e dovete mettere avanti tutto voi, anche no. Cioè, nel senso, ognuno si paga il suo, perché se già iniziate la relazione dove voi dovete provvedere ai bisogni dell'altro, è già una cosa che non è in equilibrio, non si parte già bene, insomma. E qui vi devo dire che la persona, sinceramente, potrebbe anche mettervi un po' di fretta per riuscire come a ottenere qualcosa, ma voi prendetevi il vostro tempo. Va bene, andiamo a vedere un oracolo. Paradiso, felicità, espansione. Beh, direi che sì, è un periodo comunque, avete delle belle carte, nonostante tutto. È un periodo, insomma, dove ve la potrete godere abbastanza. Vi dirò, soprattutto se siete single, c'è comunque aria di divertimento, ma l'unica, diciamo, consiglio, l'unico consiglio che vi posso dare è mettete le cose in chiaro da subito. Io voglio questo e posso dare questo e non accetto questo, ok? In modo che sia più facile per l'altro recepire, ok? E meno giustificabile il fatto che, ah, ma non avevo capito, ah, ma non... mi sono dimenticato, cose di questo genere. Quando le cose le dite subito sono chiare, prendere o lasciare. Andiamo a vedere. Ok, la superficialità. Oh, che interessante, questa carta è già uscita. Carta numero 12. Vi ricordo che io ho comprato il libro in un momento diverso dalle carte, quindi le traduzioni sono diverse. Infatti nel libro viene chiamata come la stasi. E la spiegazione è: siamo circondati da gente di nessun valore, che si agita, trama, progredisce e sembra che debba sommergerci. È il trionfo della mediocrità, che conquista e trascina i deboli. Regna la diffidenza, la disunione degli animi e la confusione. I mediocri, gli incapaci e i peggiori arruffano, fanno e disfano. I migliori non possono collaborare con loro perché tutto è sbagliato, fin dalle fondamenta. Ma non si lasciano smuovere, non cedono nemmeno le lusinghe alle prospettive più brillanti, si ritirano con la coscienza intatta e se ne stanno silenziosi in disparte. Sì, è come un ok, rallentate il passo, cambiate le dinamiche di comportamento. Può anche essere riferito al modo di pensare, al proprio ego, devo dire. Potrebbero appunto come essere ridimensionati un attimino gli obiettivi che all'inizio avevate pensato di poter raggiungere con questo personaggio. Bene, amici dello Scorpione, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura vi sia stata di ispirazione, fatemelo comunque sapere nei commenti. Per sostenere il canale mettete like, iscrivetevi al canale oppure condividete il video e per iniziare un percorso di crescita con me vi basta scrivermi un'email oppure abbonarvi al canale. Nella sezione degli abbonamenti tratto temi di metafisica, metamedicina, esoterismo, è un po' tutto mischiato, o meglio rimescolato, mixato e riordinato in modo
che possa essere un aiuto per voi e per il vostro percorso di crescita, di conoscenza e di autoconsapevolezza. Bene, i titoli dei video comunque sono visibili, se volete sapere di che cosa si tratta vi basterà entrare nelle playlist con le copertine lilla. Detto questo io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!